Oggi test sul campo, proviamo direttamente nel bosco, nostra zona di caccia, con uno dei nostri cani da cinghiale in battuta, il gilet della Conus modello Integrex, gilet anti-zanna. Come vedete da entrambe le parti ha una colorazione differente, grigio a sinistra, giallo fluo a destra. Questo serve per indicarmi da lontano, farmi capire la direzione del cane, quindi del cinghiale, testa del cane, quindi come in questo caso se fosse girato verso il cinghiale, da lontano non vedessimo ovviamente la testa, avremo visibilità molto ampia di questa fascia catarifrangente, quindi girato da una parte, girato dall'altra, capiamo da che parte è girato il cinghiale. Perché dovremmo utilizzare questo tipo di gilet? Oltre per un discorso di visibilità, ovviamente, quindi oltre per evitare problemi di ferimenti, diciamo scambiando il cane per un cinghiale. Purtroppo vedete il colore per esempio di questo cane, immaginatevelo nel fitto della boscaglia, ok, da lontano si potrebbe scambiare per un cinghiale, quindi dare visibilità al proprio animale con un indumento ad altissima visibilità, come vedete in questo caso è proprio un arancione fluo sparato, evita possibili ferimenti da parte dei cacciatori del proprio ausiliario. Ok? Altro punto fondamentale, proprio perché si tratta di un gilet anti-zanna, come abbiamo detto subito, ovviamente evitare che il nostro ausiliario venga ferito, che il nostro cane venga ferito. Deve aver sentito qualcosa il nostro Coffee. Ok? Quindi importantissimo ovviamente preservare il nostro cane da eventuali ferimenti, eventuali morsi, eventuali tagli portati appunto dalle zanne del cinghiale. Questo tipo di gilet sono stati ideati e creati appositamente proprio per questo scopo, quindi preserverà il nostro cane, il nostro beniamino, se malauguratamente dovesse avere uno scontro frontale con uno di questi cani, con uno di questi animali, quindi con la nostra preda, il cinghiale, visto che stiamo parlando di caccia in battuta, preserverà, aiuterà a limitare i danni, ok? A evitare che l'animale, il cane, venga ferito. Quindi a tal fine il gilet andrà a proteggere le zone vitali dell'animale, soprattutto la zona sotto, ok? La zona del costato, la zona delle coste laterali, okay? Che è solitamente dove il cinghiale tende a colpire una volta che si trova di fronte al nostro cane. Altri punti a favore di questo gilet, diciamo che sono innanzitutto una bordatura posteriore rinforzata per proteggere dai rovi, ok? Quindi questo gilet ha anche una funzione protettiva, visto che comunque sappiamo che i nostri cani si infilano anche all'interno dei roveti per andare a stanare il cinghiale, ha anche la funzione protettiva, diciamo, nei confronti dei rovi. Ok? Per darvi un dato, visto che a me piace parlare anche in termini di numeri, e tornando sul discorso dell'anti-zanna, questo gilet è stato testato con una forza di 3500 joule. Tenete presente che le statistiche ci dicono che un cinghiale, l'attacco medio di un cinghiale che colpisce appunto con le zanne, si aggira nell'intorno dei 45 joule. Quindi capite l'abbondanza, diciamo, e la resistenza con cui è stato progettato questo gilet. La chiusura di questo gilet è rappresentata da questo velcro che, come vedete, è estremamente tenace, quindi non più le cerniere a cui eravamo abituati, ma per praticità, quindi immaginate al mattino quando dovete vestire tutti i cani cercando di tenerli fermi, che il velcro facilita non poco il vostro compito. Sempre il velcro, cioè la copertura, diciamo la chiusura superiore sopra il collo,
del gilet. E qua trovate gli alloggiamenti per il vostro collare satellitare, ok? Che infilate qua dentro, dietro praticamente il collare normale, ok? In modo tale che anche il collare abbia un inserto, ok? Ora qua vedete il gilet aperto, come vedete sopra a chiudere, a fasciare l'animale ci sono queste tre strisce, questi tre elastici velcrati anch'essi. Qua notate il tessuto in 3D, ok? Questo, oltre a dare una leggera imbottitura, quindi proteggere ulteriormente dai colpi, lo trovate anche all'interno, permette anche una migliore traspirabilità. Quindi sappiamo che solitamente uno dei problemi più importanti che presentano questo tipo di gilet è il fatto che fanno comunque bagnare sotto il cane, ok? Quindi questo permette una migliore areazione e quindi permette al cane di bagnarsi meno. Questo è il velcro laterale che vi dicevo poco fa. Come vedete la chiusura molto semplice, ve la faccio vedere dall'alto, ok? Questa con una mano mi viene un po' difficile. Ecco qua. Qua sopra trovate un'ulteriore chicca, una taschina superiore, come vedete c'è una cerniera con inserti sigillanti, quindi renderà questa taschina impermeabile, ok? Allora, punto essenziale, molto essenziale, importantissimo, la scelta delle taglie. Sul sito del produttore, quindi sul sito della Conus, troverete una tabellina molto ben spiegata su come prendere le misure per individuare la taglia corretta del gilet, che non dovrà essere ovviamente né troppo largo né troppo stretto. Io consiglio personalmente di acquistarli quando il cane è in forma, ok? Perché se d'estate il cane tende a prendere un po' di peso e non lo tenete allenato, già questo vi crea un problema. Attenzione però che in questo caso ci vengono in aiuto le fasce elastiche che vi ho fatto vedere posizionate sopra la schiena del cane, quindi se prende qualche centimetro il cicciottello, ok, con queste fasce potete aiutarvi. Comunque, tornando al discorso delle taglie, tabella taglie, punto fondamentale secondo me ci sono due misure fondamentali da prendere: il girocollo, quindi la larghezza, il diametro del collo, e la lunghezza della schiena, ok? Quindi dal garrese fino alla punta della coda, ok? Già con queste due misure si riesce a individuare perfettamente la taglia corretta del gilet. Questa cosa delle taglie non è importante soltanto per la sicurezza del cane, ovviamente che rimane la cosa principale, ma è anche importante al fine di farlo abituare. Ora, come vedete, lui si è già, dopo una settimana, abituato. È importantissimo abituarlo il cane, perché altrimenti non riuscirete mai a metterglielo, a farglielo indossare il gilet, ok? Poi ci saranno cani più o meno restii nell'indossarlo, però l'importanza è la costanza. Dicevo, quindi l'importante della misura è anche quella di evitare che sia troppo stretto, troppo giusto, diciamo, perché questo potrebbe chiaramente far piagare magari dei punti di contatto del cane, della pelle del cane, ok? Troppo largo, evitare il troppo largo ovviamente, perché come detto anche poco fa, il cane che passa in mezzo ai rovi potrebbe far impigliare il gilet, quindi far impigliare il vostro cane, causando rotture, strappi al vostro gilet e ferimenti al vostro cane, ok? Quindi deve essere correttamente dimensionato e adattato alla taglia corretta, quindi suggerisco di prenderla molto attentamente. Quindi, ricapitolando: tessuto
antiperforazione sottoposto a un test di 3500 joule contro una forza stimata del cinghiale di 45 joule, bordatura, scusate, posteriore rinforzata, che vedete qua, che serve per proteggere dai rovi. In realtà anche tutte le cuciture, non so se si vedono, sono ribattute per evitare insomma che si consumino troppo facilmente. Strato di velcro sul dorso, ok, quindi quello che dà la visibilità doppia del cane, giallo e argento. Le 3 fasce elastiche in velcro che vi permettono di aggiustare le dimensioni nel caso in cui il vostro cagnolino diventi un po' cicciottello durante la stagione di riposo. Passanti per il guinzaglio, ok, per il collare, questi qua che abbiamo visto prima per il satellitare. Il tessuto interno in rete 3D che favorisce il ricircolo, diciamo il giro dell'aria, in modo tale che il vostro cane si bagni di meno, quindi sudi di meno. Tessuto superiore in nylon, quindi anti-pioggia. Dimenticavo, cosa veramente importante che ho valutato anche per la scelta di questo gilet, è il peso, che siamo nell'intorno dei 500 grammi, perché ricordiamocelo che l'animale dovrà portarselo in giro tutto il giorno, quindi il peso sicuramente è un altro fattore importante che deve indirizzarvi verso l'acquisto di un gilet. Tasca zip impermeabile che abbiamo visto qua sopra, nascosta qua sopra, vieni Coffee, qua, ok, con zip impermeabile per poter riporre qualsiasi cosa possa essere utile magari da portare dietro per il vostro cane. E basta, che dire, questo è tutto. Grazie per la visione, grazie Coffee, grazie. Per chiudere, dopo una passeggiata di 2 ore, vieni Coffee, vediamo se il tessuto ha funzionato. A me sembra che qua non sia per niente bagnato, effettivamente, a differenza del padrone che è completamente pezzato.